oggi vorrei spiegarvi un attimo le differenze che c'è tra un AirTag e un GPS antifurto per bicicletta. C'è un po' di confusione su questa cosa perché molte persone pensano che sia la stessa cosa, ma non è così. Adesso andiamo nel dettaglio e andiamo a vedere le varie differenze. Sulla mia bici ho montato l'AirTag qui dietro, sotto la sella, se vedete. Questa è una protezione che ho creato io con la mia macchina a controllo numerico per proteggere l'AirTag dall'acqua oppure dallo sporco, mentre nel canotto dello sterzo ho l'antifurto GPS. Gli antifurti GPS possono essere di vari tipi. Questo qui ad esempio va sotto il portaborraccia e si fissa con delle viti speciali anti svitamento. Infatti, se vedete, sono delle viti appositamente studiate per non essere svitate con le chiavi tradizionali, ma solo con la sua chiave dedicata. Quindi questo tipo di GPS antifurto va proprio sotto al portaborraccia in questa maniera e va fissato appunto con le sue viti dedicate. Non sembra un antifurto, più che altro se ci mettiamo anche la borraccia sembra un accessorio della bici. Tornando al discorso differenza tra un AirTag di Apple e un GPS antifurto, sostanzialmente sono molte cose differenti. Ad esempio, mi sono allontanato dalla bici, la bicicletta è laggiù circa a 20 metri da me. Qui abbiamo la nostra applicazione dov'è e mi fa vedere più o meno dove si trova la bici, ma non sappiamo con precisione dove può essere, anche perché un iPhone oppure un iPad non è vicino all'AirTag, non prende segnale, quindi non sappiamo dove con precisione la bicicletta. Quindi lui mi fa un cerchio gigante con più o meno si trova in questa zona. Ecco, ad esempio adesso si è spostato in un'area più grande, addirittura in mezzo alle case. Come vedete qui le case non ci sono e lui praticamente senza il segnale dell'AirTag condiviso con altri smartphone sempre di Apple non trova appunto l'AirTag. Ecco, di nuovo si è allargato il cerchio, lui pensa che sia in questa zona qui perché è l'ultimo segnale che ha ricevuto. Quindi se noi siamo in un campo e non ci sono iPhone in vicinanza, praticamente è impossibile trovare la nostra bicicletta, il nostro AirTag. Devi sperare solo che esista vicino alla bicicletta rubata un iPhone, ma soprattutto non è in tempo reale perché la posizione lo dà in quel momento che lui riceve il segnale. Può darsi che la bicicletta sia già in Slovenia. Mentre se attiviamo il nostro GPS antifurto, ed ecco qua ci dà perfettamente la posizione corretta in tempo reale. Quindi io vado a zoomare e qui siamo praticamente dentro il nostro bike park di Riccione. E quindi adesso la bicicletta è attiva, allarmata contro il furto. Quindi adesso se io sposto la bicicletta il telefono suonerà immediatamente. E quindi la differenza sostanziale sta: appena la bicicletta si muove con l'antifurto GPS il telefono ti avvisa immediatamente, mentre con l'AirTag prima di tutto devi avere il segnale coperto da qualche smartphone in zona e soprattutto devi andare a vedere dentro l'applicazione dov'è a caso, cioè non è che ti avverte e dice guarda che il tuo AirTag si sta spostando e ti avvisa sul telefono. Quindi può darsi che il ladro abbia anche tempo di spostarsi delle ore da casa vostra e praticamente sei già fregato. Praticamente se ti toccano la bicicletta, il tracking, ti arriva subito una telefonata di allarme, e questo perché ha un accelerometro digitale che reagisce al movimento impostato sull'antifurto, mentre con l'AirTag purtroppo non reagisce al movimento e quindi devi andarlo a verificare sulla sua applicazione. Chiaramente l'antifurto GPS funziona con una SIM tipo il telefono, quindi c'è un abbonamento annuale che vale sempre la pena spendere dei soldi per la sicurezza della vostra bici, perché rubare una bicicletta da 5, 6.000, 8.000 euro ti scoccerebbe un pochettino. mentre con un antifurto GPS ti localizza immediatamente la bicicletta e così possiamo chiamare anche le forze dell'ordine in tempo reale. Un'altra cosa importantissima è che questo antifurto GPS non è rivelabile, quindi non è come l'AirTag che invece è facile addirittura per lo stesso ladro, perché è visibile a tutti gli altri dispositivi intorno, quindi lo trovano anche gli altri
altri smartphone. Voglio farvi vedere ora la precisione assoluta di questo antifurto. Io attivandolo mi dà il punto esatto di dove si trova. Ok, quindi siamo dentro il bike park, proprio vicino a dove c'è la curva della pista di BMX. Questa è la pista di BMX, questa è la curva che vediamo dall'alto. E adesso provo a spostarmi in bicicletta per vedere la precisione di questo antifurto. Vedremo di fare tutto il perimetro del bike park per farvi vedere in tempo reale lo spostamento della bici. Ok, mi muovo e vediamo se il nostro GPS è così preciso come dicono. Sto facendo tutto il perimetro del bike park. Ora mi sto allontanando e adesso fermo la bicicletta qui vicino alla ruspa, facendo finta che sia stata rubata. Quindi adesso andiamo a vedere cosa dice il nostro GPS. Allora, come vediamo, la bici si è completamente spostata dal punto di partenza originario, che era qui vicino alla parabolica, mentre adesso, come vedete, automaticamente mi va a posizionarsi sul punto preciso della bicicletta. Un altro esempio molto più importante: se la bicicletta viene caricata all'interno di un furgone, il segnale GPS riesce a rintracciare lo stesso lo spostamento della bicicletta. Ho messo la bicicletta dentro il furgone di mio fratello, lui si sta dirigendo presso il capannone e possiamo vedere che il nostro GPS traccia perfettamente la strada che sta facendo il furgone. Possiamo vedere anche la velocità, quindi capiamo anche che si tratta di un mezzo e non di una bicicletta, perché fa più di 50 all'ora, e vediamo dove si è fermato perché indica 0 km/h. Ora vado a riprendermi la bici e quindi avete capito che differenza c'è sostanzialmente tra un cerca oggetti e un antifurto reale GPS per bici. Adesso vado a girare in bicicletta, ma oggi ci sarà un'umidità del 1000x1000 pazzesco, caldissimo. Cosa c'è meglio del bike park per imparare a saltare? Wow! Ah, mamma mia, che fatica oggi! Oh!